E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi. Io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e buon Natale a tutti voi. Io sto registrando il podcast di notte, praticamente sono le 11 di sera. Oggi noi abbiamo festeggiato con il fratello di Dylan, la mamma sono venuti qui e io ho fatto la mia famosissima lasagna alla bolognese e devo dire che era veramente veramente buona. Mamma, dovresti essere fiera di me. Ma eccoci qui, io vi auguro ovviamente buon Natale a tutti voi, spero abbiate passato un bellissimo Natale in famiglia, circondati da amore, da regali, da felicità, beh, sapete le cose di Natale. Lo spero davvero. Ma passiamo a noi. Per me sono stati dei giorni felici barra malinconici perché se lo sapete, se vivete all'estero o comunque siete lontani dalla vostra famiglia e ovviamente siete abituati ad avere il calore familiare del Natale, per me è stato veramente traumatico perché ogni volta che sono lontana dalla mia famiglia a Natale è sempre un colpo al cuore, io sono abituata a stare in famiglia, quindi sono felice per carità perché ho mio marito vicino, però è sempre abbastanza triste essere così lontani dalla famiglia. Quindi speriamo che il prossimo anno ci riusciremo ad organizzare, verranno loro, andremo noi. Si vedrà, si vedrà. Io ho sempre il problema del mio cagnolino Miele, che lui soffre un pochino il distacco con mia mamma. Però insomma qualcosa ci inventeremo. Ma torniamo a noi, torniamo a noi. Io mi sono letta un pochino i vostri consigli, cosa ne pensate dei due episodi, se ci sono appunto delle cose che posso migliorare, di cosa posso parlare. E voi appunto mi avete detto una cosa che ho letto molto spesso è che mi dilungo troppo, sono troppo lunghi gli episodi e voi avete ragione. Io vi chiedo venia, ma ragazzi io purtroppo parlo tanto, cioè io parlo di una cosa e poi comincio a parlare di altre 100, quindi mi perdo nei discorsi e mi dispiace avete ragione, quindi cercherò di essere un pochino più tipo strigni, ok? Ci proverò. Di cosa parleremo in questo terzo episodio? In questo terzo episodio io ho tutta la lista che mi avete fatto di cosa parlare, cosa mi avete consigliato, cosa volete sentire. Nel terzo episodio di oggi parleremo di cosa significa essere una moglie militare negli Stati Uniti. Quindi la famosissima military spouse. Ok? Per chi non mi conosce, perché ci sono persone che non mi conoscono, io sono sposata con un ragazzo militare americano e vivo negli Stati Uniti. Io e mio marito viviamo negli Stati Uniti, vivevamo in Washington State e poi ci siamo trasferiti nello stato della Virginia. Quindi mio marito fa parte della Navy, della Marina Militare Americana. Come sapete, come penso in Italia, io non sono ben informata in Italia, che è un paradosso, ma io non so nulla dei militari in Italia, so dei militari negli Stati Uniti. Fa un po' ridere la cosa. Praticamente vi parlo degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti abbiamo diversi, qui vengono chiamati branches, i branchi, se vuol dire in italiano branchi, boh, chi lo sa. Allora abbiamo la Navy, Marina Militare, Army e Marines. Army e Marines sarebbero quelli che noi chiamiamo soldati, che se voi azzardate a dire a un Navy che è un soldier, cioè quindi un soldato, lui dice no, 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 no. Io non sono un soldier, io sono un sailor, quindi io sono un marinaio perché loro fanno parte della marina, quindi loro non sono soldiers, loro sono sailors. Quindi Marines e Army sono quelli che praticamente se succede qualcosa, c'è lo scoppio di una guerra, c'è lo scoppio di qualsiasi problema, se stanno attaccando a vicenda, sono i primi che vanno al fronte, per dirvi sono quelli che sono andati in Afghanistan. Poi io adesso vi consiglio qualche film molto molto bello, interessante se siete into i militari negli Stati Uniti, se siete appassionati un po' come me, perché a me piacciono tantissimo questi film. Ci sta per esempio Thank You for Your Service, c'è American Sniper, c'è l'ultimo che ho visto che non me lo ricordo mai, ma quello lo dovete vedere perché parla dei Navy SEALs. È abbastanza traumatico come film, mo ricordo, semmai me lo metto sulle storie Instagram o TikTok, insomma, lo sapete, mi potete seguire lì ovunque, sempre, mi chiamo sempre Iaierone, in questo momento non me lo ricordo.
Avrei dovuto scrivermelo sul telefono, ma voi lo sapete, io ho la testa da un'altra parte. Ma questo è un altro discorso. Allora, di cosa stavo dicendo? Quindi ci sono diversi branches. C'è la Navy, Army, Marines, Air Force, che sarebbero, mi sembra, quelli che volano, quelli roba di aerei, ma non ne sono sicura. Noi facciamo finta che so gli aerei. E poi abbiamo tutte le special forces, quindi le forze speciali segrete, per esempio Navy SEALs, ci sono anche un gruppo di, non mi ricordo come si chiamano, fanno parte dell'Army, sono diciamo quelli che fanno le missioni segrete, per esempio i Navy SEALs, se avete visto appunto l'ultimo film, che manco sempre quello che non mi ricordo, sono diciamo quelli che hanno ucciso Bin Laden, le forze speciali, le forze segrete. Quindi mio marito fa parte della Navy. Cosa significa però essere una moglie militare negli Stati Uniti? Voi mi fate sempre la domanda, ma davvero questi ragazzi vengono trattati in maniera diversa rispetto ai normali cittadini? Che benefici hai essendo moglie militare? Allora adesso io vi spiego in poche parole come funziona. Prima di tutto, se voi volete i benefici e volete tutte le cose, thank you for your service, e tutte le moine che vi fanno, se siete fidanzate non vi calcola nessuno. Quindi voi vi dovete sposare, ok? Tutti quei benefici, tutte quelle cose, le moine che vi fanno gli americani, solo se siete sposati. Se siete fidanzate siete la cacca, quindi non vi fila nessuno. Se avete mai visto su Netflix, e parlando sempre ricollegandomi a film, c'è un film che si chiama Purple Hearts. Se non l'avete visto, è un film d'amore un po' cretinetto su Netflix. Praticamente la faccio in breve. Lei soffre di diabete, mi sembra, perché ho visto 2 anni fa ormai, soffre di diabete e come ben sapete negli Stati Uniti purtroppo la sanità si paga ed è molto molto costosa, soprattutto se voi soffrite di una grave patologia. Dovete molto spesso pagarvi tutti i medicinali, le cure. E molte persone ovviamente non stanno bene economicamente, non se lo possono permettere perché la maggior parte delle assicurazioni sanitarie non coprono questo tipo di patologie. Quindi le persone, cosa succede negli Stati Uniti? Si indebitano fino al collo, proprio che non ce la fanno più, non sanno più dove prendere i soldi, per curarsi e per pagare tutte insomma le cure. Quindi cosa succede? Molto spesso queste persone sono persone che magari non stanno bene economicamente, non si possono nemmeno permettere un'assistenza sanitaria e quindi ci sono tantissime ragazze come quella del film che si sposano con i militari soltanto per avere l'assistenza sanitaria militare e i benefits. Ma andiamo per ordine, adesso vi spiego un attimo. Voi dovete pensare che quando un militare si arruola, lui deve passare per il boot camp. Il boot camp, se volete andatelo a vedere su YouTube, scrivete boot camp, Army, Navy, doesn't matter, non ci interessa che branch sei, sono tutti molto pesanti, sono praticamente i campi di addestramento per questi ragazzi che si arruolano. Praticamente quelli che vedono nei film che li rasano a zero mattina alle 4 di mattina e cominciano a urlare in faccia fai schifo, sei un cretino, non sai fare niente nella vita, sei un fallito. Ecco, quello è quello che ha fatto anche mio marito, mi ha raccontato delle cose raga traumatiche proprio. Infatti non lo so come fa poraccio. Quindi dopo che passano il bootcamp, cosa succede? Diventano degli airmen, cioè quelli che si sono appena arruolati e tutti li trattano male, poracci. Cosa succede? Quando diventi un airman, praticamente vai a vivere nelle barracks. Le barracks sarebbero i dormitori che sono in base. Tutti questi ragazzetti hanno le stanze magari anche condivise con un altro airman, stanno lì e non si possono muovere dalle barracks. Cosa succede? Come possono andare via dalle barracks? Adesso arriva il bello. Se si sposano. Quindi se facciamo Tizio, se incontra con Kaia, ciao, che bello, quanto sei buona, senti ma te vade a sposacce così ci prendiamo i benefici, ci prendiamo i soldi in più e me ne posso andare dai Berex e me ne posso prendere una casa. Sì, che bello, c'ho bisogno di assistenza sanitaria e si sposano. Adesso abbiamo capito il perché molto spesso i militari negli Stati Uniti si sposano subito?
Cioè, se vedete su TikTok ci stanno sempre questi video che fanno ridere, che prendono in giro i militari che dicono ciao, piacere, ci sposiamo, e il giorno dopo si vanno a sposare. Per questo motivo. Quindi cosa succede? Si sposano e possono uscire dalle barracks e cominciano a prendere dal governo quello che viene chiamato BAH, BAH, che sarebbe praticamente il sussidio che vi dà il governo per l'housing, allowance. Voi praticamente, nel momento in cui vi sposate con un militare, diventate una dependent, voi e i vostri figli. La cosa che fa ride, che è la cosa che fa più incavolare tutti, è che non importa che tu c'hai magari 5 figli, no, tu non cambia, tu è come se prendi gli stessi soldi che prendi per una, li prendi per 6. Quindi voi siete una famiglia di 7, prendi gli stessi soldi. A loro che interessa se tu hai 5, 20, 40 figli? Da serie so cavoli tua, potevi usare il preservativo, praticamente te la dicono così. Quindi cosa succede? Tu prendi questo BH, che sono dei soldi in più che vengono dati al governo per pagare l'affitto e per pagare appunto dei soldi in più per la dependent, che in questo caso sarei io, ok? Vabbè, ma voi pensate che questi a Dylan gli danno $10.000 in più? Ma di che? Saranno un 100, $200. Poi dipende. Voi dovete sempre pensare che il BH cambia da stato a stato. Dipende, ogni stato, lo sapete, ha le sue regole, io ve lo spiego sempre. Negli Stati Uniti ogni stato ha le sue regole, ha le sue tasse, quindi se vivete in California, che comunque è uno stato molto costoso, il BH sarà un pochino più alto. Se vivete nello stato in Oklahoma, le tasse sono un pochino più basse e quindi il BH sarà più basso. Dipende sempre dove vivete, in che base siete stazionati. Prendete questo BH. E in più, nel momento in cui voi vi sposate con la persona, cosa succede? Vi passa la sua assistenza sanitaria. Quindi nel momento in cui mi sono sposata con Dylan, ho subito, immediatamente preso l'assistenza sanitaria. Ho chiamato, si chiama TRICARE, è scritto Tricare. Ho chiamato e ho detto ciao, mi sono sposata con Dylan. Ah, perfetto, ecco la tua assistenza. Mi hanno dato un numero, mi hanno fatto il military ID, il documento militare e... bello, sei sposata, c'è assistenza sanitaria. Questo è un altro discorso che siete interessati vi farò. Ci sono due tipi di military TRICARE, c'è la Prime e c'è la Select. Poche parole, la Prime, come dice il nome Prime, cioè avete praticamente quasi tutto incluso. L'unica differenza è che non potete scegliere voi dove andare, cioè non potete scegliere che ginecologo volete, che dentista volete, cioè vi mandano, o molto spesso vi mandano in base, e fanno, la maggior parte fanno cagare, scusate il termine, ma proprio, cioè, Dylan va da un dentista che è costretto lui ad andare in base perché quella c'è assistenza sanitaria e quella si deve tenere. Purtroppo loro sono costretti, non possono cambiare. E se mi fa schifo, so cavoli miei. Io però ho la fortuna che se voglio invece scegliere il mio ginecologo, dentista, dermatologo, per esempio io adesso volevo un dermatologo specifico, ho dovuto cambiare da Prime a Select. E in poche parole, con Prime pagate maggior parte delle volte zero, con Select pagate diciamo quello che noi chiamiamo ticket in Italia, che sono sui $40-50 magari quando fate delle visite, insomma niente di esorbitante, si può fare insomma. Quindi benefici di essere moglie militare, assistenza sanitaria sicuramente, vi dicono sempre quella cosa che vi trovate sempre in difficoltà della serie oddio, aspetta, ma questo mo mi ha detto sta cosa, ma io che devo rispondere? Grazie, prego, che devo rispondere? Se voi vivete negli Stati Uniti o avete visto film o non lo so, avete visto appunto film sui militari, ecco, la maggior parte non mi viene in mente come ve lo potrei spiegare. C'è pure quel film Thank You for Your Service. Quando voi andate in un posto e magari richiedete uno sconto militare, perché negli Stati Uniti ci sono molto molto spesso sconti militari, 10, 20, 30%. Guardate, l'80% dei negozi, andate al parco giochi, c'è sempre uno sconto militare per i militari, soprattutto noi che viviamo in Virginia, che qui in Virginia abbiamo Norfolk, che è una delle più grandi basi navali al mondo. Stati Uniti, insomma, è proprio grande, è una città. Se c'entrate è una città dentro una città.
Quindi qui 90% delle volte trovate sconti militari ovunque andate da Home Depot e qua gli chiedete lo sconto militare. E quindi loro ovviamente vi chiedono il military ID per essere sicuri che siete un militare, quindi nel momento in cui ve lo chiedono vi dicono sempre thank you for your service. E tu stai lì e dici, questo mi ha detto thank you for your service, ma io che gli devo dire? Cioè io da moglie militare cosa devo rispondere, no? Dylan spesso risponde... oddio, che risponde Dylan? Dylan sorride perché giustamente dice ma che te devo dire? Thank you, faccio il mio dovere. Io non so mai che dire. Che poi fondamentalmente, se voi ci pensate, le famiglie militari, ehm, che siano, non doesn't matter, non ci importa se sposate con americano, se sposate con l'italiano, chi è figlia, moglie, cugina e ha qualcuno dei militari sa benissimo che è una vitaccia. Purtroppo si fanno tanti sacrifici. Io e mio marito non abbiamo figli, e Diana non abbiamo figli, però pensate a tutte le volte che queste mogli, madri, figlie fanno dei sacrifici quando i padri, i mariti vanno in missione e loro rimangono da sole. E anche le famiglie. Quindi da una parte vi dico non so cosa rispondere quando mi dicono thank you for your service, ma dall'altra vi dico hanno ragione perché per me è un sacrificio. Quando mio marito va via e io sto da sola per così tanto tempo, soprattutto per noi mogli, perché voi lo sapete, i militari, gli americani, come noi diciamo sempre, stanno sempre in mezzo agli americani, perché gli americani hanno basi ovunque. Lo sappiamo in Italia, dal nord, Vicenza, Armi, Navy, Gaeta, Sigonella in Sicilia, Gaeta appunto poi vicino a Napoli, cioè ce ne sono così tante, gli americani stanno sempre in mezzo. Quindi non è raro che gli americani si sposino con ragazze straniere, che siano appunto italiane, che siano spagnole, che siano... Succede spessissimo perché questi hanno basi ovunque ovviamente. Um, quindi voi dovete pensare che la maggior parte di queste ragazze, come me, si ritrovano da sole, completamente abbandonate a loro stesse. Magari in questo caso io non ho dei figli, ma immaginatemi io che mi sposo con mio marito che ho conosciuto in Italia, non è il mio caso, vi sto dicendo, è una situazione. Incontro mio marito vicino a Gaeta, io là vicino Roma, e ci sposiamo, vado a vivere in America, facciamo un figlio e lui se ne va via per 8 mesi. Io magari non parlo bene l'inglese, non so come si vive in America, non so assolutamente la mia famiglia è lontana, poi magari sto aspettando la green card e non posso lasciare gli Stati Uniti, voi immaginatevi che situazione. Poi comunque lo sappiamo, questo sarà sicuramente un altro episodio che vi farò. La concezione di famiglia è molto diversa da quella che abbiamo noi in Italia. Quindi non c'è quella cosa del tipo non c'è tuo marito, c'è tua suocera o magari se non avete rapporto con tua suocera. Comunque con i membri della famiglia ci sono quei bei rapporti che si creano, magari che sono appunto membri della famiglia di tuo fidanzato, di tuo marito. Non è la stessa cosa in America. Per esempio, mio marito ha tutta la famiglia in Indiana. Cioè, al massimo è perché noi siamo stati stazionati in Virginia, ma quando stavamo a Washington non avevamo nessuno, completamente da soli. Voi immaginatevi, Washington State è dove sta la California, cioè qui stiamo parlando di 9 ore di differenza con l'Italia, ragazzi, stiamo parlando di 12 ore di volo, cioè, capite? Poi comunque magari sei sfortunata e purtroppo non hai genitori, cioè tu stai da sola. Voi dovete pensare che sono dei grandi sacrifici anche per noi famiglie militari. Quindi da una parte vi dico thank you for your service, non so che rispondete, ma dall'altra ti dico effettivamente me lo dovresti dire pure a me, thank you for your service. Però comunque poi è sempre mio marito che va in missione. Lo sapete, loro l'amore per la patria. Anche se ovviamente ci sono, diciamo possiamo dire che ci sono 4 motivi per i quali i ragazzi negli Stati Uniti si arruolano. E adesso ve li spiego in pochissime parole. Prendiamo il primo che prendiamo mio marito. Mio marito viene da una cittadina dell'Indiana di 2000 abitanti. Cosa c'è lì? Assolutamente nulla, ci sono le pannocchie de grano. Cosa fanno i ragazzi?
Assolutamente nulla, la maggior parte si drogano e utilizzano alcol. Purtroppo queste sono le realtà degli Stati Uniti e delle piccole cittadine abbandonate dal resto del mondo. Alcol, droghe. Mio marito purtroppo non era un bravo ragazzo da piccoletto, ma questo abbiamo capito, ve l'ho raccontato tante volte, poi ve lo racconterò meglio. Cosa è successo? Per scappare da questa realtà, non avendo altre, mio marito non è una famiglia, non viene da una famiglia ricca, anzi, assolutamente no. Mio marito si è fatto completamente da solo dall'inizio, cioè il mio marito si è fatto da solo. Ed è anche per questo che io lo ammiro moltissimo, perché ha completamente stravolto la sua vita. Mio marito aveva bisogno di una svolta, la svolta non poteva arrivare da nessuna parte perché non aveva i soldi per andare al college, non aveva i soldi per fare nulla. Cosa ha fatto? Si è arruolato e mio marito arruolarsi lo ha salvato. Cioè, se vedete adesso mio marito, se non mi conoscete, non mi seguite sui social, anzi seguitemi, mi chiamo ovunque Iaia Rondi, non vi potete sbagliare. Mio marito non lo direste mai, non lo direste mai che ha un tipo di situazione alle spalle che diresti, vabbè, ma tu non ci credo che quello è la stessa persona. È sempre la stessa persona. Arruolarsi l'ha aiutato tantissimo. Quindi, prima motivazione per scappare da queste realtà. Seconda, non si possono permettere il college. Molti ragazzi, cosa succede? Mo vi spiego come funziona, com'è il tranello che vi fa il governo americano. Se voi conoscete la cultura americana, sapete che le università sono molto molto costose negli Stati Uniti, proprio che della serie, se non avete soldi non ve le potete permettere. Voi mi chiedete spesso, ma esistono le università pubbliche? SNI? Qui esistono i community college, che sono praticamente dei college che sono meno costosi dei college, diciamo, privati, delle università private, quindi stiamo parlando, che ne so, di Harvard, Princeton, ovviamente cioè, stiamo parlando della creme. Um, Però sono comunque sempre costosi, quindi cosa succede se tu vieni da una famiglia che non si può nemmeno permettere il community college? E qui arriva il governo americano furbetto, ti dice: senti, se tu ti arruoli per almeno 3 anni, solo 3 anni, guarda, non mi devi fare manco 10, 3 anni, ti arruoli 3 anni e io dopo i 3 anni ti assicuro la borsa di studio gratis, pagata da me, Navy, Army, eccetera. Se tu dici porca miseria, questi mi pagano il college, e allora mi arruolo. Capito? Come so furbetti, dici come faccio a far arruolare i ragazzi? Utilizzo la cosa del college. Quindi due si arruolano perché hanno bisogno del college. Poi dipende da voi, volete usufruirne o magari volete arruolarvi perché volete tenerlo per i vostri futuri figli o per le vostre mogli. Cioè, per esempio, Dylan adesso ancora non l'ha usato la sua borsa di studio. Io sono laureata, ma non ho preso una specializzazione, non ho un master. Se noi volessimo, io potrei andare da Dylan e gli direi: senti, mi voglio andare a fare un master all'Università della Virginia. Me lo dà e io ce l'ho gratuito, ce l'ho già pagato. Però ovviamente poi non lo possiamo utilizzare per i nostri figli. Quindi noi per adesso lo stiamo tenendo forse per Dylan e forse per i nostri figli in futuro. Ancora non lo sappiamo, si vedrà. Passiamo al terzo punto. Il terzo punto è: ci sono tantissimi ragazzi che sono davvero patriottici e sono fieri, contenti e felicissimi di servire il loro paese. Ci sono, voi lo sapete, questo non c'è bisogno che io ve lo dica. Gli americani sono i più patriottici, penso, al mondo. Gli americani sono viva l'America, go Navy, go Army, go Marines, io amo l'America, proud to be American. Loro sono super patriottici. Ci sono dei ragazzi che si arruolano perché sono fieri di difendere il loro paese o di, insomma, combattere per il loro paese, come volete. Perché tanto so che ci saranno quelli: difendere il loro paese, ma in che senso? Gli americani fanno sempre casini. Quello, ragazzi, è un altro discorso. Se vogliamo andare verso quel discorso, poi io sto 2 ore e non mi sembra proprio il caso. Poi semmai ci facciamo una conversazione in privato, se ve va, scrivetemi un messaggio. Quarto punto, siamo arrivati al quarto, nella famiglia hanno qualcuno nei militari, padre, zio, cugino, nonno, e seguono, diciamo, la catena, capito? Mi si è arruolato mio padre, ma arruolo pure io, seguo tutta la... capito? E quindi diciamo, queste sono le motivazioni per le quali gli americani molto spesso si arruolano.
Ritornando invece ai benefici, cosa significa essere una moglie militare? Ragazzi miei, sì, i benefici, sì, thank you for your service, ma credetemi, cioè se noi lo vogliamo vedere dal punto di vista, ah ok, è romantico, che bello, sei sposata con un militare, che cosa romantica. Lo fai l'homecoming? L'homecoming è il famosissimo video che vedete spesso su TikTok, su Instagram, dei bambini che tengono il poster con scritto Welcome home dad, delle mogli che corrono verso il marito, li abbracciano, li baciano e loro scendono dall'aereo, scendono dalla nave. In questo caso io sarebbe la nave perché mio marito va a missione in nave. Amore mio, mi sei mancato che non lo vedono da 7 mesi. Quello è l'homecoming, ovvero il ritorno del militare. Bellissimo, bellissimo, bello per chi lo guarda, non bello per chi ha aspettato 8 mesi, credetemi, è bello, è romantico, se lo vedete da quel punto dici che bello, sei sposata con un militare, fantastico, ragazzi miei, ehm, è veramente pesante. È una situazione che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Io mi sono fatta 2 deployment uno dietro l'altro di mio marito. Deployment sarebbero le missioni. ehm, Strazianti. Cioè, io ho pianto praticamente tutti i giorni. Stavo veramente depressa. Poi, comunque, voi dovete pensare che mio marito è Navy. Mio marito quindi sta sulla nave. Cosa fanno? Solitamente loro vanno, diciamo, vanno a fare è un addestramento in poche parole, a meno che non c'è ovviamente una guerra in corso. Cosa succede? Loro vanno sulla nave e solitamente sono delle portaerei. Sono delle portaerei, hanno gli aerei, gli jet sopra e fanno le esercitazioni, gli aerei vanno, tornano. Ragazzi, questa cosa ve l'avevo già detta, ma chi non mi segue non lo sa. Se avete visto Top Gun 2, quella è la nave di mio marito, la Theodore Roosevelt, è dove hanno girato Top Gun 2 quella è la nave di mio marito ha visto Tom Cruise, ha visto tutta la scena, ovviamente io quando guardo i film con mio marito mi dice quello che è giusto, quello che è sbagliato, sta sempre lì a puntigliare, ma quello è sbagliato, quello non è vero, quello non esiste, quello non si fa, ve lascio immaginare 2 scatole. Però appunto mi ha spiegato quando hanno registrato Top Gun, per esempio c'è la scena, avete visto che sta sulla nave Tom Cruise e praticamente sta accanto all'aereo, al jet, e il jet si alza, c'è tipo una cosa che lo fa alzare. Dylan mi ha detto subito, non è vero, quello se l'hanno costruito è una cavolata, non è vero, non esiste quello sulla nave. Vabbè, grazie Dylan. E quindi se voi vedete quella è la nave di mio marito, quindi cosa fanno? Fanno delle esercitazioni con i jet. Mio marito si occupa di calcolare tutto, controllare tutto tramite computer. Quindi vi stavo dicendo, è una cacca quando loro vanno in missione perché voi non li sentite. Voi non li potete sentire per 7 mesi. Cioè loro li potete sentire solo quando fanno lo stop, perché loro fanno lo stop in dei porti, ma quello capita ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, e se hanno la possibilità possono andare a stare in un hotel per 3-4 giorni. Ma la maggior parte dei... cioè, calcolate mio marito, questo ve lo posso dire senza problemi, l'ultima missione è andato in Vietnam, è andato a Guam, che è un'isoletta appunto andando verso l'oceano. Dove loro ovviamente hanno sempre basi ovunque. Ragazzi, cioè, gli hotel che gli danno sono hotel a 1 stella che tra un po' manco c'hanno il wifi. Da serie sto a fare videochiamata con Dylan, 20 minuti frizzato, di tipo, ah, oh, pronto? Me senti? Cioè, che dici, ma mi sento o mi sento? Ma con chi sto a parlare? Con frizzato? Cioè, capite? Tu aspetti 2 mesi per parlare, finalmente vederlo in videochiamata e sta così che non te sente, non te vede, non parla e poi tu dici beh è stata bellissima sta videochiamata, 10 minuti di frizzato. Cioè capite. È una merda. Cioè stanno 8 mesi fuori, allora calcolate che io sono fortunata perché mio marito quando va in missione lavora dentro la pancia della nave, lavora con i computer e ci potevamo mandare una mail ogni giorno, quindi noi diciamo rispondevamo, parlavamo tramite mail. Chi mi segue ha seguito tutta la vicenda, tutta la storia tartagliata di mio marito, lo sa che noi parlavamo tramite email. Ma c'erano giornate in cui non mi arrivava la mail e io entravo completamente in depressione, cioè pianto disperato. Un giorno è uscito su tutti i giornali, Theodore Roosevelt stava per arrivare ad uno scontro navale con una nave cinese. Cioè, raga, nel senso,
Noi guardiamo i film e diciamo, vabbè, ma quello è un film, non succederà mai nella vita reale. Ragazzi, no, cioè, nel senso, quelle cose succedono davvero, cioè, scoppia una battaglia navale, cioè, prendono con una bomba la nave di mio marito, stanno sott'acqua, cioè, ovviamente non è la stessa cosa di parlare di qualcuno che sta magari nella Navy, scusate, nell'Army, o nei Navy SEALs, no? Le special Forces, cioè non è ovviamente la stessa cosa, però comunque stiamo sempre parlando che loro sono una marina militare e comunque, cioè, lo sapete, loro non si prendono con la Russia, non si prendono con la Cina, queste cose le sappiamo. Quindi vi dico, io sono stata fortunata perché comunque con mio marito ci siamo parlati per 7 mesi tramite mail, ma è difficile, cioè io è una cosa che vi giuro, non augurerei nemmeno al mio peggior nemico, è pesante quando voi anche comunque se avete una relazione a distanza, pensate avere una relazione a distanza e nemmeno sentire la persona, nemmeno poterci fare la videochiamata tutti i giorni, cioè dici almeno la videochiamata, cavolo. Quindi sì, vi dico tutto bello, i benefici, l'uniforme, dire tuo marito è nei militari, ci siamo, sono d'accordo con voi, però a che prezzo? Questa è la mia domanda per voi. Quindi vediamo a quanto sono arrivata. Ragazzi, 31 minuti, sono stata pure brava, fatemi pensare se vedevo di qualcos'altro. Ma ho detto tutto. Allora, come film che io vi consiglio Thank You for Your Service, American Sniper, è quello che non mi ricordo mai il titolo, che ho visto ultimamente con Dylan sui Navy Seals, stupendo, e non me lo ricordo, mannaggia, miseriaccia. Se vi volete vedere, voi vi dico, se vi interessa il titolo, scrivetemi su Instagram o su TikTok, mi scrivete un commento, mi chiamo sempre Yaya Rondi. Se state guardando questo video su YouTube, scrivete nei commenti. Se mi state ascoltando, invece, scrivetemi su Instagram. Se volete guardare una cosa un pochino corny, è Purple Hearts su Netflix. E niente. Questa è più o meno cosa significa essere una moglie militare negli Stati Uniti. Se avete qualsiasi tipo di domanda, scrivetemi sui social, sempre Yaya Rondi, io cerco di rispondere a tutti quanti. Se avete qualche altro, se volete che magari faccia un altro episodio riguardante appunto nello specifico cosa significa essere sposata con un militare, essere una military spouse, scrivetemi e cercherò di soddisfare il vostro desiderio. Siamo arrivati alla fine di questo terzo episodio, grazie a tutti per aver guardato il mio episodio podcast e aver sentito il mio episodio podcast. Io dico guardo perché mi guardo, ma fondamentalmente ci sono molte persone che mi ascoltano. Grazie per aver guardato / ascoltato il mio nuovo episodio podcast. Ogni mercoledì nuovissimi episodi e ci vediamo la prossima settimana con il quarto episodio. Ciao ragazzi!